È il 2015 e da RR Auction c'è anche il lotto 9001, denominato Apollo Lunar Surface Chronograph, ed è scritto come il primo orologio privato ad essere andato sulla Luna. Con l'asta Space and Aviation Auction si scopre così che anche Bulova ha vestito il polso di un Moonwalker e l'azienda non tarderà molto a cavalcare quest'onda di passione, quest'onda diciamo così di interesse che si genera fra gli appassionati per proporre già nel 2016 una riedizione di questo cronografo presentato all'asta. Vede così la luce il Bulova Lunar Pilot e a partire dal 2016 ne verranno proposte varie versioni. Sono passati già alcuni anni, ma l'interesse per questo Moonwatch, possiamo pure chiamarlo così, non è calato. E oggi qui sul canale vi do tutte le informazioni necessarie e tutta la storia, con documenti NASA alla mano, affinché anche voi possiate mettere o godervi, se ce l'avete già in collezione, il vostro orologio con una consapevolezza maggiore. Quindi allacciatevi il casco, si fa per dire che si parte dal 1971. Benvenuti in un nuovo episodio di Storie di orologeria meccanica. 26 luglio 1971 parte la missione Apollo 15. Sarà la prima missione lunare a durare ben 295 ore e 15 minuti, nonché la prima nella quale sul suolo del nostro satellite naturale gli astronauti David Scott e James Irwin percorreranno ben 27,9 km grazie all'utilizzo del famoso Lunar Rover Vehicle. I viaggiatori spaziali rimarranno sulla Luna per ben 66 ore e 55 minuti, il doppio del tempo rispetto all'Apollo 14, e sarà la prima missione in cui si replicherà anche un famoso esperimento terrestre. Come di consueto nei programmi Apollo, l'equipaggio inizia il suo viaggio a bordo del razzo Saturn V il 26 luglio 1971. E poi a bordo del modulo di comando Endeavour e poi in seguito ancora del modulo lunare Falcon atterrerà nei pressi della Rima di Hadley il 30 luglio. Si tratta della prima missione lunare di tipo J, cioè una di quelle attività di campagne seleniche che prevedevano un lungo soggiorno lunare, molto più lungo rispetto ai precedenti, e soprattutto una intensa attività scientifica sul suolo della Luna, soprattutto di tipo geologico. E per questa gli astronauti avevano ricevuto un addestramento specifico a terra, appunto, coadiuvati da specialisti. Sono previsti infatti ben tre passeggiate lunari, pianificate per raccogliere il più vasto numero di campioni di roccia e scattare fotografie, ma anche piazzare degli esperimenti passivi, cioè di moduli capaci di misurare vari valori come il magnetismo, il vento solare. Tutti dati che dovevano essere raccolti per poi essere trasmessi a terra. La prima EVA, che vede la partecipazione del comandante Dave Scott, del pilota del modulo lunare James Irwin, prevede già l'impiego del Lunar Rover Vehicle per andare ad esplorare il cosiddetto fronte appenninico lunare e il cratere Elbov, per poi al ritorno dispiegare l'ALSEP Apollo Lunar Surface Experiments Package, con l'obiettivo di raccogliere diversi dati da trasmettere a terra. Nel corso di questa prima attività di più di 6 ore, ma anche durante la seconda EVA durata ben 7 ore, 12 minuti e 14 secondi, una delle più lunghe fino a quel momento e che aveva visto gli astronauti campionare alcune rocce nei pressi del monte Hadley e raccogliere la famosa roccia della Genesi, era fondamentale tenere sotto controllo il tempo di permanenza all'esterno del modulo, per evitare di finire l'ossigeno o l'acqua prima del previsto. Ecco allora che per avere le migliori garanzie possibili di successo della missione, nonostante queste attività
venissero costantemente monitorate da terra, era importante avere con sé un cronografo, uno strumento di misurazione del tempo. Un cronografo affidabile da avviare proprio all'inizio delle operazioni, a partire dal momento di depressurizzazione della cabina. Nelle prime due EVA già menzionate, ad essere avviato dal comandante Dave Scott è il suo Speedmaster Professional 105012 SN42. Si tratta di un orologio ben noto, che si può facilmente riconoscere in varie foto che il compagno James Irvine ha scattato al comandante, mentre questi era intento ad analizzare la superficie lunare o raccogliere qualche pezzo di roccia. In questa, ad esempio, ad alta risoluzione, è facile riconoscere la linea del famoso orologio di casa Omega, davvero inconfondibile. Dal canto suo, anche il collega Irvine poteva contare su uno Speedmaster 105012, sempre col celebre calibro 321, numerato SN47 dalla NASA e portato al braccio sinistro. Una volta però fatto rientro nel modulo al termine della seconda EVA, il comandante Scott fa una spiacevole scoperta. Scopre infatti che il vetro del suo Speedmaster non c'è più, se n'è andato. Ora permettetemi di aprire una piccola parentesi anche per sfatare un po' il mito dello Speedmaster come orologio infallibile, no? Inscalfibile durante le missioni, perché qualcosa del genere succederà anche nel corso della successiva missione Apollo, l'Apollo 16. Leggiamo insieme per esempio il punto 14.312 del rapporto di missione ufficiale che recita proprio Watch Crystal Missing, relativo allo Speedmaster di Charles Duke, che era il comandante. Alla depressurizzazione, poco prima della terza EVA, il pilota del modulo lunare notò che il vetro del suo cronografo non c'era più. Le sfere del cronografo e il quadrante non sono stati colpiti, tuttavia il movimento si fermò circa 12 minuti dopo. Molto probabilmente la deformazione causata dal ciclo termico ha permesso alla pressione differenziale di far fuoriuscire dalla cassa il cristallo acrilico. L'esposizione e la penetrazione della contaminazione da polvere lunare dalle maniche, probabilmente del pilota del modulo, hanno causato il fallimento del movimento cronografico. A differenza però di questo rapporto di missione, l'incidente relativo all'Apollo 15, l'incidente relativo al vetro nello Speedmaster di Dave Scott, non verrà registrato nel rapporto corrispondente, ma si apprenderà solamente nel 1996, quindi molti anni dopo, nel corso di un'intervista rilasciata dallo stesso Dave Scott. Ma rimane, come ricorderete, ancora una terza EVA da compiere, quella forse più importante, la conclusiva della missione. L'orologio di Dave Scott è fuori uso. Allora come fare? Beh, in quel caso era difficile avere con sé un maestro tarabella a bordo che potesse mettere le mani sullo Speedmaster, recuperarne la funzionalità. Però Dave Scott era stato previdente e aveva portato con sé un cronografo di backup. Un cronografo Bulova 88510, all'apparenza un prototipo. È questo l'orologio di backup che David Scott alloggia sul cinturino in velcro già usato per il defunto Omega Speedmaster il 2 agosto 1971, poco prima di aprire il portellone ed uscire sulla superficie lunare per compiere la sua terza passeggiata. Una passeggiata durata ben 4 ore, 49 minuti e 50 secondi, caratterizzata da importanti operazioni di carotaggio del terreno e di prelievo di rocce basaltiche, ma passata alla storia soprattutto per la dimostrazione definitiva della validità della teoria di Galileo Galilei sulla caduta dei gravi, secondo la quale tutti gli oggetti di un campo gravitazionale cadono alla stessa velocità, indipendentemente dalla loro massa, in assenza ovviamente di resistenza aerodinamica. L'assenza di atmosfera sulla Luna aveva permesso dunque di avere a disposizione per la prima volta nella storia dell'umanità le condizioni ambientali perfette per dimostrare la già citata teoria, ma utilizzando oggetti con una notevole differenza di massa. Scott, col suo Bulova 85510 sul braccio, lasciò infatti cadere nello stesso istante una piuma ed un martello, i quali toccarono il terreno contemporaneamente. Il Bulova, a dire la verità, non si mostra in modo nitido, in modo molto evidente nelle poche fotografie che si hanno di questa fase della missione dell'Apollo 15. Ma in questa, ad esempio, aguzzando bene la vista, qualcosa si può notare.
Guardate, su tutto la maggiore rotondità delle anse rispetto a quelle di uno Speedmaster 105-012, la presenza di pulsanti di avvio e di azzeramento allungati, proprio come quelli presenti nelle sue riedizioni successive, e una superficie uniformemente satinata della cassa. Ma in questa fotografia, dove il Bulova si può riconoscere meglio per via dei pulsanti cronografici piatti ed allungati. Si tratta di una foto scattata al comandante Scott poco dopo lo splashdown del modulo di comando nell'Oceano Pacifico, al termine della missione il 7 agosto 1971. Scott si trova a bordo del gommone che lo porterà assieme ai compagni sulla nave di recupero USS Okinawa. Sì, perché il Bulova, per sua stessa missione, lo aveva accompagnato per tutto il resto del viaggio, fino al ritorno. Ora, alcune domande ovviamente sorgono spontanee. Abbiamo già detto che questo era un Bulova registrato come 85-510, ma come c'era finito a bordo dell'Apollo 15? Iniziamo col dire che la sua riedizione, prendiamo ad esempio quella più classica che ho in collezione, lo riproduce abbastanza fedelmente. Le uniche differenze significative riguardano la dimensione, 43,3 mm dell'originale, contro i 45 mm di quello contemporaneo, e il movimento. Movimento meccanico su base Valjoux per quello di Dale Scott, ovviamente, e invece per la riedizione un più prosaico movimento al quarzo, tuttavia un'alta frequenza di Bulova. Si trattava di un prototipo non ufficiale, facente parte probabilmente di una ventina di orologi che Bulova aveva fatto realizzare dall'allora sua sussidiaria Universal Genève, acquistata dalla casa americana nel 1967. Nonostante l'intensa partecipazione nel programma Apollo con la tecnologia Accutron per la strumentazione, in casa Bulova non era ancora stato digerito il fallimento del primo test NASA per trovare un cronografo da polso da affidare agli astronauti, test che aveva decretato come vincitore lo Speedmaster. E in vista di una seconda occasione prevista per il 1972, il Second Qualification Program della NASA, questi prototipi sarebbero probabilmente stati progettati per spodestare il classico Moonwatch come orologio ufficiale, cosa poi non avvenuta. In questo senso, considerando che Scott era stato contattato tramite un amico dalla stessa Bulova 4 mesi prima dell'inizio della missione Apollo 15, quello di Scott sarebbe dovuto essere un prototipo marchiato Bulova che la casa avrebbe dato allo stesso comandante affinché lo testasse durante le fasi, diciamo, più delicate della missione. E alla fine, come abbiamo visto, Scott finirà per farlo, finirà per testarlo e per necessità, anche se inizialmente, dopo la missione Apollo 15, Bulova non era stata informata. E per quanto riguarda parenti e fonti di ispirazione, una ricerca ha fatto notare che il seriale del modello di Scott, quello poi venduto all'asta per ben $1.625.000, riprendeva nello stile di numerazione i cronografi Universal Genève di quegli anni, soprattutto del famoso Space Compax. Come detto, si trattava di nuovi prototipi ed uno di questi, non marchiato Bulova, è poi effettivamente comparso nel corso di un'asta organizzata da Antiquorum a Ginevra il 9 aprile 1994. Una scoperta risalente a dicembre del 2016 e che ha permesso, oltre a rafforzare l'ipotesi dell'esistenza di più prototipi, anche di confermare che il calibro effettivamente montato da questi cronografi fosse un Valjoux 72. C'è però un altro tassello da considerare, un tassello che a mio avviso potrebbe completare, quantomeno, precisare maggiormente il quadro della rivalità tra Omega e Bulova nel tentativo di offrire un cronografo affidabile e per lunga durata per le missioni lunari. Si tratta niente meno che della patente di design. Consta di un solo foglio, ma vi assicuro che in queste poche righe ci sono davvero informazioni interessanti che invitano alla riflessione. Da come si può leggere, il responsabile del design è infatti Egbert Van Haften, orologiaio ed ingegnere che ha fatto anche parte del team di sviluppo del famoso Accutron e di quella tecnologia poi effettivamente impiegata dalla NASA nella corsa allo spazio.
Persona dunque votata alla causa spaziale e certamente d'esperienza al momento di pianificare un cronografo dall'elevata leggibilità, capace di competere con lo Speedmaster. Per quanto riguarda le date, l'aspetto forse più interessante di tutti è da notare che questo brevetto è stato archiviato il 20 novembre 1969, esattamente 4 mesi dopo il primo allunaggio della storia, e patentato il 27 luglio 1971, un giorno dopo la partenza della missione di Scott. È chiaro dunque che Bulov avesse tentato di correre ai ripari fin dagli inizi, no, del programma Apollo, del programma lunare, per pianificare un'alternativa al famoso Moonwatch e che avesse deciso di farne testare uno sul campo proprio nelle immediate vicinanze della data della registrazione del brevetto. Una storia con ancora molti punti da chiarire, quella del primo orologio privato ad essere andato sulla Luna, e che ai nostri giorni anche noi appassionati di Space Watches possiamo mettere nella teca degli orologi sportivi grazie a questa riedizione. Sapendo tutta questa storia, credetemi, credo valga la pena avere un Bulova Lunar Pilot in collezione, soprattutto questo in acciaio e con cassa satinata, a discapito delle sue generose dimensioni. Ci sono storie che vi raccontano tutti, per il resto c'è solo storie di orologeria meccanica.